Siamo in compagnia del professore Sergio Ragni, siamo praticamente nel tempio di Rossini. La sua casa racconta veramente tanto di questo grande della musica. Sì, diciamo che Napoli è una città che è stata di grande importanza per la carriera di Rossini e quindi mi piace che a Napoli si conservi ancora la memoria della sua grandezza. Io fin da ragazzino ho avuto questo amore per la musica innanzitutto, poi ho scelto Rossini forse per la sua enigmaticità, anche la sua complessità di figura che va al di là del musicista. Sergio Ragni è il massimo esperto di Rossini, ma lo diciamo, è il massimo esperto a livello mondiale. Ha scritto tanti libri, ma d'altronde parla questa casa. Qui siamo in una stanza dove vediamo tanti ritratti. Rossini, soprattutto francesi, perché lei sa che Rossini poi ha vissuto parte della sua esistenza a Parigi, anche questa è una presenza che in qualche maniera mi piace di sottolineare proprio in questo confronto Napoli-Parigi, due grandi capitali che all'epoca di Rossini avevano una valenza molto vicina. Tutti i ritratti che vede alla parete sono tutti ritratti di grandi interpreti dell'opera di Rossini. Pensi che Rossini veramente è stato l'egemone delle scene teatrali europee, quindi tutti i cantanti dovevano uniformarsi a questo bel canto, a questa nuova maniera di affrontare la linea vocale. Rossini ha imposto veramente degli esercizi impegnativi per tutti i grandi cantanti. Pensi che all'epoca i grandi cantanti che lei vede qui ritrattati erano veramente musicisti preparatissimi, erano persone che la musica l'avevano adottato proprio come linguaggio. Se parliamo di grandi interpreti, dei grandi interpreti che erano presenti a Napoli nel periodo napoletano, veramente ci troviamo di fronte a cantanti, musicisti, compositori, quindi vede che era un ambito veramente di livello artistico elevatissimo. Ecco, tanti cantanti e alla scuola di Rossini potremmo dire. Facciamo un passo indietro, appunto 1815 Rossini arriva a Napoli e chiediamo a lei, naturalmente nelle mie mani c'è una biografia tra le più importanti, anche la più corpose tra le biografie di Rossini, sì. a sua firma. Sono voluto andare a fondo nello studio di Isabella Colbran, che poi è stata prima donna per eccellenza del San Carlo. La Colbran si trovava a Napoli ancora prima che arrivasse Rossini e quindi è stata qui e ha prodotto tantissimo. Qui si incontra con Rossini e diventa la musa ispiratrice di Rossini. Tutte le opere che Rossini scrive per il San Carlo furono scritte appositamente per i mezzi vocali e per la grande tenuta drammatica che aveva la Colbran sulle tavole del palcoscenico. La Colbran era una grande personalità che però veniva fuori solo nel palcoscenico. Questo potrà apprendere dal mio volume. E nella vita normale nella vita non artistica fu una vittima un po' di Rossini, che era un personaggio abbastanza prepotente, devo dire. Torniamo al 1815, quando arriva Rossini a Napoli, come viene accolto? Siamo a Napoli, quindi ci interessa questa parte. In maniera entusiastica, solo c'è qualche problemino politico, perché Rossini era stato scritturato da Barbaia quando Rossini si trovava a Bologna ed stava celebrando il tentativo di Gioachino Murat, quindi scrisse un inno che celebrava il tentativo di Murat di unificare l'Italia. Nel frattempo gli sconvolgimenti politici riportano i Borboni al Regno di Napoli e quindi Rossini è timoroso, non sa che accoglienza avrà. Invece l'impatto di Rossini con la scena napoletana è talmente saltante per i napoletani che si rivela un immediato trionfo della musica di Rossini anche a Napoli. Lei pensi che Rossini già si era prodotto alla Scala, a Venezia, al Teatro La Fenice, quindi grandi teatri li conosceva e la meta del San Carlo era il punto d'arrivo per Rossini come per qualsiasi altro compositore. Rossini sa che arriva
arrivando a Napoli deve dare il meglio di se stesso, e quindi arrivando nel 15 a Napoli, quando vede che la sua musica ha un impatto immediato con il pubblico napoletano, veramente tocca il cielo con un dito, voglio dire, perché... Si narra che alla prima al Teatro San Carlo c'era anche il re Ferdinando. Sì, E cosa accadde? Ferdinando... E che cosa accadde? Che Rossini all'epoca era giovanissimo e sarebbe stato troppo che al suo debutto, al suo esordio di questo giovane straniero per giunta, lei pensi che siamo a Napoli, c'era anche la tradizione della scuola napoletana, quindi uno straniero che diventa immediatamente padrone della scena napoletana, una cosa che poteva anche turbare qualche equilibrio, e quindi Ferdinando non se la sente di dare il suo avallo, il suo appoggio immediatamente a non questo applaudì, Re Ferdinando non applaudì alla... Forse non poteva neanche, perché veramente sarebbe stato un dichiararsi troppo presto, e siccome lei sa che quando era presente il sovrano a teatro, se non applaudiva il pubblico doveva rimanere in perfetto silenzio, Ferdinando invece si rese conto che il pubblico non riusciva più a contenere il suo entusiasmo, quindi da un certo punto, finita l'opera, capisce che forse è meglio allontanare, non applaude perché gli sembrava troppo, però va via, e andando via il sovrano si scatena un putiferio. Rossini lo racconta in una delle sue lettere, racconta che l'entusiasmo fu indescrivibile, ci fu una rivoluzione di applausi. Pensi a questo termine che è usato in tempi teatrali, quando all'epoca le rivoluzioni si facevano di fatto per le strade, ci fu una rivoluzione di applausi, e quindi Rossini veramente ebbe l'incoronazione del suo genio in quella sera. Veniamo all'Ermione, quest'opera come nasce? Quest'opera è una delle più complicate di Rossini, devo dire, è quella che è sempre stata avvolta in un alone di leggenda, un po' perché effettivamente è stata l'unica opera di Rossini che non è stata mai replicata nell'Ottocento in nessun altro teatro, né al San Carlo, dove ebbe la sua prima rappresentazione, né in altri teatri d'Italia o di Europa. Quindi io fui presente alla prima rappresentazione moderna di Ermione nel 1977, quindi passarono 158 anni prima che quest'opera venne ripresa, e lo stesso Rossini, a chi gli chiedeva ma quest'opera misteriosa vale la pena, dice, quest'opera si rappresenterà solamente dopo la mia morte, e così è stato, ma pure ci è voluto del tempo dopo la morte di Rossini. È un'opera che è molto spinta in avanti, lei deve pensare che è un'opera di una grande violenza, quasi espressionistica, il bel canto che non è più edonistico, non è più una manifestazione di tranquillità musicale, ma vuole essere veemente, vuole assumere un significato diverso, e veramente ci sono dei momenti di tensione altissima che costituiscono il limite massimo di quello che ha voluto produrre Rossini sulla scena, per non turbare poi un equilibrio formale che riteneva indispensabile, come d'altra parte lo riteneva Mozart, come lo ritenevano i grandi classici. Non ha voluto infrangere, però Rossini è lì proprio sull'orlo per creare una crisi musicale nell'organizzazione musicale dell'opera, e quindi per questo ha una grande valenza, perché veramente è un'opera sconvolgente. Se pensiamo che siamo nel 1819, quindi quando Verdi avevano appena 6 anni, quindi veramente Rossini va avanti da gigante, veramente scrive una musica molto moderna. Eccoci nella libreria, professore, qui sono custoditi altri tesori di Rossini. Sì, altri tesori, perché ci sono molte prime edizioni delle opere di Rossini. Deve pensare che Rossini ha avuto il privilegio è stato il primo compositore che ha visto tutte le sue opere stampate. All'epoca stampare un'opera era un'operazione molto costosa, invece Rossini, che ha scritto nel corso della sua carriera 39 opere teatrali, ha visto tutta la sua musica stampata in varie edizioni. Grazie professore per averci ospitato nella sua bellissima casa museo.
E si chiude qui il nostro speciale.